Pronti per il Giappone? Io sì. Andiamo allora. Sì, certo. Mentalmente sono pronto. È che dal punto di vista fisico dovrò lavorarci ancora un po'. Sto pedalando lungo la ciclabile della città di Sapporo, a Hokkaido, seconda isola più grande del Giappone e anche quella più settentrionale. L'ho scelta perché è quella più selvaggia, diciamo. Infatti il 70% del territorio è coperto da foreste, montagne e parchi nazionali e ci abita solamente il 5% della popolazione giapponese. Dovrebbe essere ideale per un bel viaggio in bici. Ed ecco nella mappa dove è situata Hokkaido. Come si può vedere è l'isola più a nord. Praticamente Sapporo è più vicino alla Russia che a Tokyo e le sue dimensioni sono circa quelle del nord Italia. Partito da Sapporo avrei dovuto raggiungere il parco nazionale di Daeset-Suzan e i famosi campi fioriti della zona di Furano, ma non avevo tenuto conto del meteo. Vuole un po' uscire da Sapporo, quindi per vedere le zone più foreste, più parchi nazionali ci vorranno un paio di giorni. Comunque già la pedalata così non è per niente male. Va bene, ci rivedremo allora più avanti. Oggi sto facendo un po' una tirata perché sembra che non debba piovere nel pomeriggio e quindi voglio arrivare a Nakafurano, che è famosa per i campi di lavanda, e vorrei vederla magari non sotto l'acqua. Dai! Anche la strada è molto bella.
È stata una lunga corsa, ma sono arrivato in tempo. È nuvoloso ma almeno non piove e posso godermi lo spettacolo. Direi che me lo merito proprio, un gelato alla lavanda. Buono, buono. Che figata di posto. Va bene, salute. È stata una giornata molto pesante. Ci voleva. Adesso piove forte. Ho trovato un rifugio, speriamo che poi diminuisca l'intensità. Mancano ancora non pochi chilometri, circa una decina, però c'è una salita e farla sotto questa acquazzone non mi sembra il caso, quindi aspettiamo. Niente da fare. Qua sta piovendo tantissimo e quindi la deviazione che volevo fare per andare a vedere lo stagno blu devo rinunciarci per forza, perché sono previsti 2 giorni di pioggia. Va bene, fa parte del gioco, l'importante è che non devo interrompere il viaggio perché non è deviazione e sicuramente con questa pioggia, con questo tempo non hai aver visto un granché. Ok, torniamo sulla strada principale allora. Ho quindi dovuto rinunciare alla visita dei laghi azzurri del Parco Nazionale di Deset-Suzan. Ma dopo una giornata di stop forzato ho potuto riprendere la pedalata in direzione del Parco Nazionale di Akan, dove mi attendevano laghi, foreste e vulcani. Ha finalmente smesso di piovere e ci sono state proprio delle alluvioni in questi giorni in Giappone, quindi ho dovuto fare una sosta forzata. Adesso sembra che il tempo volga al bello, comunque non piova. Speriamo bene. Sto lasciando le zone rurali, che ho visto ben poco a causa della pioggia, e adesso entro in quella delle foreste, che incominciano già a vedersi qua di lato. Sono finalmente arrivato tra le foreste di Hokkaido. Bellissimo, proprio quello che cercavo. Però adesso sorge un piccolo problema, gli orsi. Infatti in quest'isola c'è una vasta popolazione di questi animali e quindi bisogna prendere delle precauzioni, come per esempio lo spray anti-orsi al peperoncino con gittata a 12 metri e la sirena che dovrebbe spaventarli. Vediamo se funziona. Non funziona più. Sì.
funziona. Che spavento, maledetta. Peccato. E sul lato della strada c'è anche una volpe. Allora, sono in un distributore lungo la strada, vicino al campeggio. Naturalmente non c'è nessun ristorante da queste parti, però c'è questo distributore di cibo caldo. Io provo a ordinare questo. Ed invece ho fatto una gran bella cavolata. Era un distributore di cibo, sì, ma surgelato e non cotto. Per fortuna che i giapponesi sono molto ospitali. Questa sera sono ospite di una famiglia giapponese. Grigliatina. Bene, la cena è salva. Finalmente ad Hokkaido una giornata sgombra da nubi. E naturalmente oggi mi tocca salire. Per fortuna che c'è ombra. Wow, che spettacolo! Non c'è nessuno in giro. Certo che è terra di orsi veramente. Speriamo di non incontrarli. Sono all'interno di una riserva privata dove c'è la possibilità di osservare i famosi orsi di Hokkaido. Vivono in semilibertà e qua c'è una passerella che passa sopra la foresta per poterli osservare. Non è detto che si riescano a vedere, ma io ci tento. Ah, dimenticavo. Questa è almeno una maniera sicura per vedere gli orsi. Preferirei non incontrarli per strada. Attenzione perché uno l'ho visto proprio. Gli orsi che vivono ad Hokkaido sono una sottospecie di orso bruno, detta orso bruno dell'Amur, o anche grizzly nero, a causa del colore scuro della sua pelliccia. Sull'isola vivono circa 11.000 esemplari e, con una così elevata popolazione, gli incontri con gli esseri umani sono inevitabili. E purtroppo negli ultimi anni ci sono state parecchie aggressioni, anche fatali, soprattutto a danno di escursionisti. In effetti, a vederli sono proprio enormi. Attenzione! Tra orsi e natura incontaminata mi sono reso conto che, non avendo incontrato nessun paese, non sono riuscito a fare la spesa per la cena di stasera. Ma per fortuna i giapponesi sono molto ospitali. Eccoci qua tutti quanti. Questa sera grigliata a base di pesce. Questa non è una grigliata, è un'opera d'arte. Beh, che dire, oggi è proprio bello pedalare, non fa ancora eccessivamente caldo, sono lungo una strada deserta. Che bellissimi panorami. Poi però mi sa che nel pomeriggio piove, quindi è meglio che non perda troppo tempo a fare riprese.
Non lo sapevo. L'ultimo tratto è su strada sterrata. Bello, però sono a quasi fine pedalata, c'è ancora una salita da fare, quindi sono un po' cotto. Vabbè, andiamo comunque. Oppala! Ecco, si balla. Wow, quello lo sto vedendo veramente bene. E là ce n'è un altro, ma sono praticamente circondato. Ho preso l'asfalto per fortuna e qua dovrebbe essere, secondo il navigatore, l'ingresso del campeggio. Ecco, c'è una scritta. Io spero che sia il campeggio, le indicazioni, anche perché sono veramente cotto oggi. Oggi sembra che sia una bella giornata, l'ideale per salire sul vulcano Mekan, un vulcano estinto. Sarà una salita con 850 metri di dislivello, l'ideale per riposarsi dopo tanti giorni di pedalata. Sto uscendo dalla zona della vegetazione, già cambiata rispetto alla foresta, c'è una vegetazione bassa e adesso si apre, sicuramente si apre. Oppa, wow, eccolo, ecco il vulcano. Questo è l'Akan Fuji. Io però non arrivo in cima a questo, ma farò un altro, quello di fianco. Qui vedo lassù qualcosa che sbuffa. Dai, ci sono quasi. È stata dura, ma che spettacolo! Arrivato.
Mi trovo ancora all'interno del Parco Nazionale di Akan. Sto lasciando il campeggio sul lago di Onneto, dove ieri ho fatto quel magnifico trekking sul vulcano. Mi dirigerò verso il lago Akan. Vediamo, il tempo oggi non è un granché, ma l'importante è che ieri sia stato bello e non dovrebbe piovere, e anche questo è molto importante. Questa è la ricostruzione di come doveva essere un villaggio degli antichi abitanti di Hokkaido, gli Ainu. Sono una popolazione di origine siberiana e solo nel 1600 sono stati colonizzati dal Giappone, che ne ha quasi portati alla scomparsa. Adesso però il governo giapponese sta dedicando molta attenzione alla preservazione della loro cultura, che come si vede è molto legata alla natura. Questa sera polpette in compagnia. Altra specialità del posto sono gli spiedini, che mi sembrano molto appetitosi. Ecco, proprio quello che stavo dicendo ieri, l'importante è che non piova. E adesso piove. È mattino presto, quindi sto cercando di aspettare che spiova e partire. Intanto non ho molta strada da fare, una 60ina di chilometri. Dovrebbe migliorare, ma al momento aspetto. E intanto guardo i cervi che passano in giro per il campeggio. Guarda chi si vede, ancora un po' di cervi. Certo che l'ambiente non è molto invitante. Dopo una lunga salita, finalmente sono arrivato al punto panoramico, che sicuramente sarà instagrammabile. Sì, certo, se si vedesse qualcosa. Non so se si vede, ma guardate un po' cosa c'è lungo il percorso e domani vado a farci un giro. Mi sto dirigendo verso il vulcano Io, quello che avevo visto ieri in lontananza. È un sentiero di 2,5 km che porta alle pendici di questo vulcano e, come si può vedere, la prima parte è attraverso la foresta, che io rimango meravigliato perché è sempre veramente veramente bella, sembra proprio incantata. Poi man mano che si prosegue cambia la vegetazione, perché il suolo diventa sempre più difficile per le piante e quindi si assisterà anche a un cambiamento di vegetazione prima di arrivare al vulcano vero e proprio. Dovrei aver raggiunto un punto di osservazione del vulcano. Andiamo a vedere cosa si vede.
Queste sono le uova fatte bollire con il vapore del vulcano. Naturalmente devo assaggiarle. E queste sono le istruzioni per sbucciare l'uovo senza fare danni in giro. Ho usato lo scotch. Dovrei esserci riuscito senza aver fatto disastri. Assaggiamolo. Buono, è un uovo sodo. Ok, la bici è pronta, possiamo partire. Oggi raggiungo il mare, o meglio l'Oceano Pacifico. Bello, bello. E non potrò fare il bagno perché è un mare che ghiaccia diversi mesi l'anno, quindi andrò solamente a vederlo. Ma prima di partire per la pedalata è necessario fare un po' di spesa. E adesso vi mostro uno dei tanti utilissimi mini mercati, dove mi servo quasi tutti i giorni. Come si può vedere c'è di tutto e di più. Oggi penso che mangerò questo. Cambio corsia perché stavo andando contromano per fare la ripresa. Una abbastanza lunga salita, però sul 5-6%, e esco dalla cosiddetta caldera di Kushiro, che praticamente è un grosso cratere vulcanico che circonda tutta la zona dove sono stato. Superato questa cratera a questo passo, dovrei essere in vista del mare. Raggiunto l'Oceano Pacifico. Me lo aspettavo un po' più turbolento. Sto entrando nella penisola di Shiretoko, la più selvaggia dell'isola di Hokkaido. Qua ci sono anche tanti orsi e adesso lo spray al peperoncino e la sirena sono proprio a portata di mano. La mia intenzione è quella di costeggiarla da un lato, salire, attraversarla facendo un passo e ridiscenderla dall'altro lato. Questi sono i miei programmi e le mie intenzioni. Il meteo, come visto i giorni scorsi, non dà un gran bel tempo. Vediamo quello che riesco a fare. Oceano, foresta e pista ciclabile. Direi che come pedalata oggi non è per niente male. È arrivato il sole. Guardate sulla lontananza, sulla destra, che cascate che ci sono. Fra un po' le raggiungo. Non sono il solo a vederle, però devo ammettere che sono proprio un gran bello spettacolo. Questo proprio non me lo sei aspettato. Ditemi che quella non sembra una tartaruga.
Sono arrivato a Utoro, la parte più estrema del mio viaggio. È stata una pedalata bellissima. Come avete visto è uscito fuori il sole e ha regalato dei panorami stupendi. So già che i prossimi giorni cambierà tutto, però questa parte andava vista col sole e meno male ce l'ho fatta. Questo è Utoro dall'alto e queste sono le montagne che dovrò attraversare domani per raggiungere Raosu. E questa sera, in un posto di mare, naturalmente, sushi. E la cena è servita. Questo invece è il sake. In Italia te ne danno solamente un bicchierino, qua invece mi hanno dato un bicchierone colmo fino all'orlo. Allora, c'è stato il 14 agosto, quindi 5 giorni fa, un attacco mortale di un orso ad un escursionista. Quindi tutti i sentieri sono chiusi in zona e questi sono gli avvistamenti di orsi, di cui uno proprio ieri. Questo diciamo che mi preoccupa un po' per la pedalata. Sono partito da Utoro per fare una crociera lungo le coste di Shiretoku. Qua in macchina e in bicicletta ci si arriva, quindi l'unico mezzo è il vantello. E probabilmente si possono anche vedere gli orsi. Vediamo. Sembra un sasso, ma è un orso. Sì, è un orso. Eccolo qua. Fatta! Ce l'ho fatta vedere l'orso blu di Hokkaido. Era un po' lontanuccio, ma c'era, è come se c'era. Wow! Adesso spero di non vederlo nei prossimi giorni in strada però. Effettivamente ieri ho esagerato un po' con l'entusiasmo di aver visto un orso. Infatti dopo aver visto le riprese era veramente lontano e col movimento della barca mi è venuto anche un po' di mal di mare a vederlo. Spero comunque di non rifarmi oggi, nel senso di non avere incontri ravvicinati con gli orsi, perché devo attraversare in bicicletta il parco del Shiretoku, dove c'è la più alta concentrazione di questi animali. E, oltretutto devo fare anche un passo con circa 800 metri di dislivello.
e con il bagaglio dietro non sarà certamente una passeggiata. E che dire del meteo? Le previsioni danno che dovrebbe migliorare, però qua a Hokkaido e soprattutto a quasi 1000 metri di quota non si sa mai. Una bella pedata mi aspetta oggi. Ci vediamo in cima. Beh, mi sembra piuttosto chiaro che bisogna stare attenti agli orsi lungo questa strada. Ciao ciao toro. Fra un po' entro nelle nuvole. Porca vacca, ma ci sono pure serpenti da queste parti. Non bastavano gli orsi. Sale, sale, fischia quanto sale. La foresta non c'è più, ha lasciato il posto alla vegetazione bassa di montagna. Eccolo il passo, ci siamo quasi. E vai che si è aperto, che spettacolo! Oh, il Monte Rausu si vede adesso. E vai, Shiretoko fatto! Arrivato. Bene, una delle pedalate che temevo di più è stata invece una delle più belle. Fantastico. Poi quando sono arrivato sul passo si sono aperte le nuvole, c'è stato uno spettacolo, un panorama incredibile. Beh, dai, ottimo. Sto pedalando lungo la costa est di Shiretoko in direzione nord e infatti voglio raggiungere il punto più a nord-est dell'intero Giappone. Da lì non posso andare oltre, quindi inizierò il mio rientro per Sapporo, ma ce n'è ancora tanta di strada da fare. Qua ci sono anche le orche da vedere in stagione. Sta arrivando il camion dell'immondizia con la musichetta. E qua lungo il percorso ci sono pure delle sorgenti termali di acqua calda dove si può fare il bagno.
Bellissimo, bellissimo. Sì, mi sembra che qua la strada stia proprio finendo. Eccolo lì, sì, ci siamo. Quello è un cartello che indica qualcosa. Arrivo senza ammazzarmi come al solito. Io sono qua. La strada finisce. Ecco, sono arrivato al punto più nord-est del Giappone. Oltre non posso andare, quindi posso tornare a Sapporo. Sì, festeggia pure, ma manca ancora un sacco di strada e temo anche un sacco di acqua da prendere. Eccolo. Il gelido Oceano Pacifico di Shiretoko, che ghiaccia anche un paio di mesi all'anno. Sapete una cosa? Io vado a fare il bagno. Stasera mi fermo in questo rifugio perché è il posto migliore per poter osservare i gufi pescatori, che è la specie di gufo più grande al mondo. E a Hokkaido ci sono circa 180 esemplari. E da questo rifugio è forse il posto migliore per osservarli, infatti è anche attrezzato con delle luci per poterli osservare la notte lungo questo torrente, che vengono a pescare lungo questo torrente. Ah beh, questa sera grande cena. Vediamo cosa c'è qua. Questa è la stanza con la finestra che dà direttamente sul torrente, dove si possono avvistare i gufi pescatori. Purtroppo ho scoperto che l'illuminazione avveniva con la luce pulsata, in modo da non infastidire gli uccelli, ma che invece non andava bene, come vedrete, per i video. Però qualcosa dovevo farvi vedere, perché è stata un'esperienza bellissima. E non so se vedete, ma laggiù c'è una volpe. Adesso si è fermata, ma dovrebbe muoversi fra poco. Eccola lì. C'è un branco di cervi che sta passando dietro. Beh, diciamo che ho fatto il passo di Shiretoko e la pedalata fino al punto più estremo del nord-est del Giappone col sole, col bel tempo. Quindi un po' devo pagare pegno. Oggi si pedala sotto l'acqua. E qua dove ho fatto il bagno ieri.
decisamente meno invitante e sicuramente non mi sarei azzardato. Ieri ha piovuto tutto il giorno, ma oggi è una bellissima giornata di sole, anche se sento che si sta alzando il vento. Ecco perché temevo si alzasse il vento, perché come per ogni ciclista è sempre contrario e c'è ancora una cinquantina di chilometri da fare. Maledetto. Beh, qua il panorama è decisamente cambiato rispetto a Shiretoku. Ecco, la mia app di navigazione mi consiglia di prendere questa scorciatoia, una pista sterrata lungo il bosco. E io, fiducioso della tecnologia, la prendo. Poi vediamo se stasera disinstallare l'app. Però le segnalazioni ci sono, quindi non è proprio una strada abbandonata. Ok, riprende l'asfalto, si torna nella civiltà. Dura, dura. Fermiamoci un attimo. Eccola lì. Tosta, però devo dire che l'app in passato mi ha fatto fare di peggio, quindi la perdono. Però che bellissima sorpresa, dopo la pista nella foresta adesso però ho trovato questa stupenda ciclabile che mi sta portando verso il lago Toro dove campeggio questa sera. Bello, bello. Uno spettacolo. Quello era un cartello che indica la presenza di gru giapponesi che vivono qua a Kushiro per tutto l'anno e che io spero proprio di vedere. Direi che ci sono sempre da lontano. Vediamo se riesco a avvicinarmi un po'. Ce n'è uno proprio in fianco alla strada e queste che stanno facendo? No, guarda questa, guardala. Sto per prendere una pista all'interno del Parco Nazionale di Kushiro, famoso per la presenza di gru giapponesi che attirano fotografi da tutto il mondo, e soprattutto in inverno, quando le gru si esibiscono in danze di corteggiamento spettacolari, oltretutto in un magnifico paesaggio innevato. Adesso è estate, quindi non vedrò né la neve né le danze, però spero di avvistare ancora questi bellissimi uccelli.
questa è la zona paludosa più vasta di tutta Hokkaido. Beh, le ho viste meglio fuori dal parco, però comunque le ho viste anche qua. Anche oggi strade tutte per me. Tranquilli, non ho fatto niente di illegale, è che solamente ho fatto questa strada che attraversa il parco nazionale e non è permessa percorrerla dalle macchine. Quindi è stata veramente bella. Ok, sono arrivato a Kushiro, che originariamente era la tappa finale del mio viaggio. Infatti una volta arrivato qua avrei preso il treno per Sapporo e poi dopo sarei tornato in Italia. Invece mi sono avanzati 2 giorni extra, quelli che tengo sempre per le emergenze. E quindi cosa faccio? Prendo sì un treno, ma vado nella penisola sud di Sapporo e mi faccio ancora un paio di giorni di pedalate. Non è ancora finita. Questa mattina ho maledetto la decisione di ieri di continuare a pedalare, perché ho passato la mattinata sotto una pioggia lungo la costa veramente pazzesca, infatti non c'è nessuna ripresa. Non ho perso niente perché era una strada molto trafficata lontana dall'oceano. Adesso invece sono sul lago Toya, un lago di origine vulcanica, sta smettendo di piovere e il panorama è decisamente molto più interessante. Ed è anche bella la strada che costeggia il lago. Soprattutto non passa nessuno. Sto arrivando ad un tempio che ho visto diversi anni fa su un documentario del National Geographic su Hokkaido. Quando l'ho visto, questo tempio sul lago Toya, mi sono detto devo vederlo prima o poi. E ci sono arrivato, ce l'ho fatta. Vai! Wow! Non sono bravo come quelli di National Geographic e purtroppo non posso usare il drone, ma che soddisfazione e che bello che è! Le salite non sono ancora finite, neanche le foreste. Spero solo che qua non ci siano orsi, perché ho lasciato il mio spray al peperoncino a un escursionista francese che andava a fare i trekking e ne era sprovvisto. Beh, comunque io ho ancora la mia sirena anti-orsi. Anzi, vediamo se funziona ancora. Va ancora, bellissimo. Adesso spero di non averlo scaricato però anche perché lo voglio portare a casa per fare la sveglia al mattino a Paola. Dai, smettiamo di fare lo scemo che c'è ancora un bel po' di salita da fare.
e adesso si scende verso il mare. Là tra le nuvole mi sembra che ci sia un gran bel vulcano. Chissà se si apre poi. Bene, sono arrivato sul mare, al paese di Oichi, che è famoso però soprattutto perché c'è una delle distillerie tra le più conosciute e apprezzate del Giappone. Penso che andrò a farci un giro. Bene, tanto il bagaglio non pesava già abbastanza, Non c'è niente da fare, non riesco proprio a farvi vedere la costa. Appena uscito dalla distilleria è iniziato un fortissimo acquazzone che andrà avanti tutto il pomeriggio. Io sto anche facendo la statale per raggiungere la meta di oggi. E questo comunque è l'oceano. Pensate, mi ero preparato anche il costume da bagno. È la bufera! È la bufera! Ho voluto la bicicletta. Almeno c'è qualcuno che si diverte. E questa sera si festeggia il quasi arrivo a Sapporo. Un bel piattone di sushi. Ultimo giorno di pedalata, dovrei partire per Sapporo, ma sta ancora piovendo. Comunque sembra che fra una mezz'oretta smetta, quindi io aspetto, tanto c'ho tempo, solo 40 km da fare oggi. Vabbè, continuo a farmi colazione. Le previsioni ci hanno preso, ha smesso di piovere e quindi posso arrivare a Sapporo almeno non sotto l'acqua, che mi sarebbe un po' dispiaciuto. Mancano circa 35 km. Oh, si vede anche dell'azzurro in lontananza. La civiltà. Questo hanno detto a sistemare bene le biciclette parcheggiate. Ok. Probabilmente la riconoscete, non lo so. Questa è la guest house da dove sono partito circa 3 settimane fa. Ce l'ho fatta. Wow! Un giro bellissimo. Non è stato facile, soprattutto a causa del tempo, però quando ci sono state le cose che mi interessavano è sempre stato bello, quindi è andata veramente bene. Ho amato Hokkaido per i suoi bellissimi panorami e la gente giapponese, il popolo giapponese per la loro gentilezza e disponibilità. Anche gli orsi sono stati così gentili che mi hanno lasciato stare. E vai.